Il mercatino dell'usato, speciale di La Nona Elica, anno 2022. Che sia di quelli domenicali, nei rioni più popolari delle varie città d'Italia o di quelli fissi, organizzati come veri e propri negozi all'interno di mura commerciali, tutti noi ci siamo ritrovati a bazzicare tra gli oggetti, alcuni seminuovi, altri dalle innumerevoli vite, proposti da mitici mercatini dell'usato. Quello del suo amico era uno dei primi nati in città, attività ben avviata, clientela fissa, una esposizione di un disordine delirante che in confronto a un bazar sarebbe sembrato una boutique di alta moda. Ma era davvero il migliore sulla piazza, basato sulla simpatia di proprietario e addetti alla vendita, aveva un che di familiare che portava subito a sentirsi come a casa e le buone chiacchiere erano comprese nel servizio. Come spesso avveniva nelle botteghe di quartiere, anche in quel mercatino era facile che si sviluppassero buone amicizie tra clienti abituali o tra clienti e gestore. Alla fine, in certe serate, pareva di essere più in un bar dello sport che in un posto dove si era andati a fare compere. E anche se gli affari il più delle volte andavano a monte, rimaneva sempre quel sapore del tempo speso bene. Per gli acquisti ci sarebbero state sempre nuove occasioni. Ma una cosa, sopra tutte le altre, lo aveva sorpreso davvero in bene. Il proprietario e tutta la sua famiglia si erano rivelati dei resistenti coi fiocchi. No, non avevano fatto la seconda guerra mondiale da partigiani e non avevano resistito solo ad una marea di tasse che di anno in anno si facevano sempre più asfissianti. No, molto meglio, avevano resistito alla propaganda mediatica e nessuno di loro aveva ceduto al tranello che comincia per V. Tutti, nessuno escluso, fratello, moglie, figli, entrambi maggiorenni. Quel che si dice un vero spettacolo. Lo aveva scoperto perché tornando in negozio dopo un bel po' di tempo aveva trovato il boss e suo fratello senza la museruola d'ordinanza e vedendo il loro sorriso bello, luminoso, era subito scattato un abbraccio spontaneo con tanto di pacche sulle spalle. Fanculo il distanziamento! Inevitabilmente il discorso era andato a parare sulle chiusure imposte, sulle assurdità delle procedure richieste dallo Stato per ottenere gli esigui ristori promessi, sulla drammaticità della crisi che andava sviluppandosi e sulle politiche sanitarie in corso. Le politiche sanitarie. Fu subito chiaro che nessuno dei presenti credeva minimamente alla narrazione degli organi di stampa e così si ritrovarono a parlare della cura miracolosa che la Madonna di Lourdes a paragone era niente. Nessuno ci era cascato e nessuno di loro voleva assolutamente assumere qualcosa che poi, magari, gli avrebbe fatto ricrescere i capelli sulla pelata che avevano tanto faticato a mantenere così lucida e pulita. Volevano che Bruce Willis e Yul Brynner rimanessero degni loro compari. Le tematiche mediche erano estranee a tutti loro, ma dalle loro chiacchiere traspariva che si era trattato di semplice buon senso nel mettere insieme i vari puntini del disegno. E lì erano tutti gente sveglia, chi per un verso, chi per l'altro avevano tutti avuto a che fare con uno Stato che non menava certo il can per l'aia quando doveva pretendere qualcosa, ma se la prendeva molto molto comoda quando doveva darla o restituirla. Il sospetto quindi era nato spontaneo. Perché preoccuparsi della salute delle persone se le liste d'attesa erano chilometriche? Perché darsi tanta pena quando i tagli alla sanità erano da massacro sociale ormai da decenni? Era gente a cui la vita poteva anche aver regalato qualche fortuna, ma non per questo viveva senza guadagnarsi il pane ogni santo giorno e l'essere svegli era parte fondamentale nell'arte di procurarsi questa pagnotta. Così, tra un quadro in cui il vecchio ubriacone ti fissava come se avesse vita propria e un lampadario che non avresti appeso nel peggiore dei postriboli, il discorso prendeva forma su quello che cominciava sempre più insistentemente a sentirsi nell'aria: l'obbligo di identificazione biomedica digitale sulla totalità della popolazione. Il fatto che se ne parlasse lì, in quel negozietto dell'usato, faceva capire a tutti loro che si era varcata la soglia tra fantascienza e realtà e che film come Minority Report o In Time cominciavano ad assumere in modo inquietante contorni molto più concreti. Erano tutti appassionati di cinema, quindi i rimandi fioccavano facili e veloci e, come era logico che fosse, vennero fuori temi anche più tecnici, come certi misteriosi magnetismi riscontrati tra la pelle di
quelli che avevano creduto alla cura miracolosa e le monete comunemente in circolazione. Niente stupiva di più, al massimo si chiedeva delle prove eventualmente fatte di persona o se un dato video fosse davvero attendibile. E anche quando si toccò l'argomento del Bluetooth e dei misteriosi indirizzi IP che comparivano sui cellulari quando si cercava un dispositivo, si trovarono d'accordo sulle considerazioni in merito alla disumanizzazione in corso. Ma niente scetticismi, niente accuse di complottismo, niente dietrologie. Si ritrovano tra persone che magari non avevano capito tutto, ma almeno erano certe di voler resistere quanto più possibile all'ondata di merda che stava letteralmente dilagando in ogni dove. Le domande si rincorrevano. Era possibile che stessero implementando un nuovo tipo di rete a diffusione capillare, tipo mesh per i più esperti, anziché a celle fisse come quelle tradizionali? E perché sembrava che queste stringhe alfanumeriche si camuffassero con codici di volta in volta diversi, come per mimetizzarsi o addirittura scomparissero quando sollecitate da un apparecchio non autorizzato? I quesiti diventavano sempre più approfonditi, ottenendo tuttavia solo risposte, ognuna delle quali generava a sua volta nuove domande. La riprova, però, era sempre una cosa simpatica da fare, perciò quando entrò il primo cliente mascherato, subito il boss tirò fuori il suo telefono vecchio di almeno un lustro per verificare se il giochino della rilevazione avesse funzionato anche quella volta. E tappete, proprio quando tutti e tre avevano fatto capannello attorno al piccolo display, con un'attenzione che manco se ci avessero girato su nuda la Pamela Anderson dei tempi migliori, ecco apparire l'ormai consueto MAC address sconosciuto. Niente iPhone, niente smart TV, niente auricolari di ultima generazione, non veniva identificata alcuna periferica conosciuta, solo un device non qualificabile secondo gli standard noti. Un mascherato, un quasi sicuramente sottoposto alla cura miracolosa, un device sconosciuto. La probabilità che si trattasse di un device umano era praticamente certezza. Si guardarono con una espressione mista tra soddisfazione e sconsolatezza. Era l'ennesima conferma delle loro più azzardate teorie. Ma se non altro, ritrovandosi dopo tanto tempo a parlare in sintonia di quelle assurde circostanze, avevano scoperto che il fronte comune era più diffuso di quanto si potesse immaginare. Da buoni amici avevano temuto che qualcuno potesse essere caduto. Avevano scoperto invece di essere tutti resistenti, non resilienti. Quello lo lasciavano a chi credeva nel piano nazionale di ripresa e resilienza, e loro detestavano quel termine che sapeva già così tanto di regime. Loro erano resistenti ed esistenti in tutta la pienezza di questa parola, quando riferita all'assenza inviolabile, inattaccabile, inamovibile dell'essere umano. Era arrivato il momento dei saluti, per quanto mascherato il cliente doveva essere servito. Altri abbracci fraterni, altre pacche sulle spalle, la promessa di rivedersi presto. La pagina del giornale del luglio 1969 intitolata a 4 colonne "Lo sbarco sulla Luna", che aveva lasciato al boss un paio d'anni prima per una possibile vendita che poi non si era realizzata e che era venuto a riprendersi per metterla magari in una cornice, avrebbe aspettato ancora qualche altro mese nel ripostiglio dove sicuramente era stata dimenticata. Del resto, ormai, era opinione comune che l'allunaggio fosse stato un falso epocale. Che importanza poteva avere quella pagina che pure aveva segnato la storia? Sorrideva, sapeva che sarebbe stato un ottimo spunto per la chiacchierata successiva in quel fottuto, bellissimo, meraviglioso mercatino dell'usato. Speciale 2022 di La Nona Elica.